Ciao, benvenuto su Non mi dire. Sei sicuro delle tue password? Hai la certezza che sono uniche, irripetibili, difficili da dover trovare? Oppure ti viene qualche dubbio? Io qualche dubbio me lo farei, anche perché ti posso dire che in Chrome c'è una funzione, il gestore delle password, che con l'intelligenza artificiale ti può dire se le tue password sono sicure o meno, se sono anche state trovate, attenzione. Non lo sapevi? Resta qui con me fino alla fine del video e ti mostro come si fa. Finora ti ho mostrato sempre il gestore di password di Google Account. Non è diverso da questo qui di Chrome, anzi sono la stessa identica cosa, cioè ambedue salvano i dati del nome utente e password di riferimento al sito. L'unica cosa che devi stare attento è praticamente utilizzare lo stesso profilo di Google sia in Chrome che in Google Account per vedere le stesse identiche cose. Sappi che nel momento in cui tu salvi un accesso su un profilo 1, ipoteticamente, ma tu utilizzi Chrome con il profilo 2, ovviamente l'accesso nel profilo 2 non esisterà. Quindi questo lo devi tenere bene a mente. Quando non ritrovi l'accesso oppure dici io però fino adesso ho fatto accesso a questo sito, adesso non lo vuole fare più, controlla sempre con quale profilo sei loggato su Chrome, se stai utilizzando Chrome per poter accedere al profilo, attenzione. Allora, per poter arrivare al gestore di password, diciamo che potresti scrivere sia qui nella barra di navigazione, scrivi gestore di password e lui ti riporterà su quella sezione, oppure vai qui nella parte delle impostazioni, si aprirà questa pagina che abbiamo visto già altre volte. Qui compilazione automatica e password, ci clicchi ed eccola qui la voce gestore delle password di Google, ci clicchi ed eccoci qua, siamo arrivati. Questo possiamo dire che è il software che gestisce le tue password, cioè tu praticamente con questo software, se impari a utilizzarlo per bene, vedrai che non dovrai assolutamente più memorizzare le password di tutti gli accessi, perché le hai tutte quante qui dentro. Io in questo caso ne ho 3, su questo profilo ne ho caricate solo 3, però ipoteticamente ne avessi più di una, qui la lista sarebbe lunga. Cosa c'entra l'intelligenza artificiale? L'intelligenza artificiale c'entra perché? Perché l'intelligenza artificiale ti darà la possibilità di poter controllare in giro di pochi secondi le tue password per poterle valutare in che stato sono, se sono semplici, se sono password che sono state trovate, se sono password troppe volte ripetute. E adesso ti faccio vedere. Basta che vai qui, controllo, ed ecco che è partito, non so se hai fatto caso, il controllo delle password. Qui mi dice nessuna password compromessa, le tue password sono univoche, solo una password risulta inefficace. Adesso ti faccio vedere come è possibile gli far rifare nuovamente il controllo. Basta cliccare qui. Ed ecco che il controllo riparte e lui te le ricontrolla. Cosa sta per password inefficace? Andiamo a vedere. Eccola qui. Praticamente ti viene spiegata qui. Le password inefficaci sono facili da indovinare. Assicurati di creare password efficaci. Si vede che forse questa password che io avrò generato è troppo semplice. Una password troppo semplice. Ovviamente qui la posso cambiare, qui non è che io la cambio all'interno di Chrome, attenzione, questo non potrà mai avvenire, tu dovrai sempre andarla a cambiare sul sito dove l'hai generata e quindi ti rimanda al sito e qui potrei mostrare la password, quindi mi farà vedere la password, qui potrei modificarla, quindi nel momento in cui l'ho già cambiata la vado a modificare, oppure potrei farla eliminare.
Quando c'è questo avviso, in questo caso password inefficace, ma ci possono essere anche altri avvisi, sappi che è tutto frutto dell'intelligenza artificiale, anche quando ti viene avvisato, ti viene detto guarda, la tua password è stata trovata. Cosa significa la tua password è stata trovata? La tua password è stata trovata significa che è entrata a far parte di un listato di password che si trova online. Devi sapere che quando una delle tecniche per poter entrare all'interno di un profilo, quindi all'interno di un'email, all'interno di un profilo Facebook, a qualsiasi tipo di profilo, ci sono dei listati di parole che possiamo definire listati di password, dove un software, un bot, tenta tutte quelle che sono presenti in quel listato. Ora, se qui esce un avviso che ti dice guarda, la tua password è stata trovata, ciò significa non è che c'è stato un utente, un bot che è entrato nel tuo profilo, ma che questa password è entrata a far parte di un listato che si trova online di tante parole e quindi di tante password, e quindi potrebbe accadere che un bot potrebbe andare a fare il test utilizzando quel listato sul tuo profilo e quindi poi alla fine entrare. Ok? Quindi devi stare attento a quando ti viene, diciamo, mandato questo tipo di messaggio, perché il tuo profilo potrebbe essere a rischio. Non è detto che sia stato hackerato, assolutamente, ma potrebbe esserlo, ha una forte probabilità per poter capitare una cosa del genere. Qui poi abbiamo la voce impostazioni. In questa voce impostazioni ci sono tutto ciò che è possibile fare con questo tipo di software. Qui ovviamente ti viene chiesto di salvare la password e passkey. Per la passkey ti lascio il video in descrizione dove è possibile capire qualcosina in più della passkey. Questo qui puoi praticamente crearla in maniera automatica. Qui puoi accedere automaticamente ai profili. Qui puoi, visto che io utilizzo Windows, allora lui ti dice guarda, possiamo associare Windows Hello con l'inserimento della password e poi tante altre. Qui è una funzione che ti potrebbe essere utile perché puoi importare le tue password. Qui le puoi esportare, l'esportazione avviene sia per profilo, cioè quindi nome utente, e sia per password. Qui puoi aggiungere una scorciatoia, praticamente ti viene messa l'iconcina sul desktop per il gestore password e quindi così tu potrai andarla a controllare in maniera più veloce. E qui praticamente puoi eliminare tutti i dati. I dati sono tutti, cioè nome utente, password e siti a cui hai fatto accesso. Quindi nel momento in cui clicchi qui sta ben attento, perché se hai qualche accesso che tu non ti sei segnato altrove oppure che magari per te è importante, rischi di perderlo. Quindi attenzione a quando clicchi su quella sezione di elimina dati. Avresti scommesso che l'intelligenza artificiale ti poteva aiutare nella tua sicurezza, nella gestione delle tue password? Hai visto cosa può accadere con l'intelligenza artificiale? Cioè non è solo il video, solo l'immagine, solo possiamo dire la frase effetto. No, l'intelligenza artificiale un po' alla volta entrerà sempre di più a far parte della nostra realtà. E in questo caso Google sta cercando di utilizzarla nel migliore dei modi, specialmente per quanto riguarda la sicurezza. Hai visto e ti ho fatto vedere come praticamente è stata implementata per la gestione delle password. Diciamo che questo è solo l'inizio, ne vedremo delle belle sicuramente nei prossimi tempi e tu non devi fare nient'altro che iscriviti al canale, così le vedrai delle belle insieme a me. Commentare se c'è qualcosa che non ti è chiaro, chiedi pure, non ci sono problemi, e lascia il like in modo tale che queste 3 cose mi possono aiutare a capire cosa ti può interessare e soprattutto aiuterà a capire ancora di più Google che i video che vado a proporre sono interessanti e utili per te. Quindi mi raccomando, fai queste 3 piccole operazioni e per il resto ci vediamo alla prossima. Ciao!